Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di 5 tipi di meditazione che consiglio a tutti, soprattutto alle persone che non hanno mai fatto meditazione o comunque che stanno intraprendendo il loro percorso di crescita interiore, di crescita personale, vogliono arrivare alla versione migliore di se stessi, vogliono imparare a diventare maestri dei propri sensi, arrivare ad avere uno stile di vita migliore o comunque semplicemente godersi la vita un po' di più, eliminando stress, eliminando ansie, cercando quindi di iniziare un qualcosa del genere, però non vogliono magari fare per troppo tempo corsi o non vogliono magari iniziare cose troppo difficili, non sanno dove iniziare, non sanno qual è la più efficace, non sanno da dove partire. Oggi vi voglio parlare delle 5 migliori secondo me e anche quelle che ho provato io personalmente e vi dico la mia esperienza. Se non mi seguite, il mio nome è Marco Delia, sui miei canali social e su questo canale e soprattutto anche sul mio Instagram, se volete dargli un'occhiata ve lo lascio in descrizione, rispondo a qualsiasi domanda nei DM, parlo di come arrivare alla versione migliore di se stessi, perché io personalmente cerco di arrivarci ogni giorno, imparo ogni giorno, miglioro, sia a livello di crescita esteriore, quindi sia beauty, cura di sé, bellezza, benessere, ma anche a livello di crescita interiore, quindi crescita personale, salute mentale, yoga, meditazione. Sono stato l'ex Mr. World Italia, lavoravo nella moda, adesso invece mi sono concentrato sulla creazione di contenuti e aiutare le persone a condividere questo mio passaggio, questa mia esperienza da proprio Mr. World, quindi da modello, a invece yogi, quindi qualcuno che riesce a conciliare questo aspetto quasi superficiale della bellezza esteriore con invece il mondo interiore. Questo è un po' quello di cui voglio parlare e oggi invece iniziamo subito con le 5 meditazioni. Allora, prima di tutto, meditazione non vuol dire fare un gesto. La meditazione, fare meditazione non vuol dire non si può fare meditazione. Ci si può sedere in un certo modo, si possono fare certi tipi di esercizi. Nello yoga ci sono tantissimi vari tipi di esercizi e branche diverse. Quello che si può fare è entrare in uno stato meditativo. Quando entri in uno stato meditativo, all'interno del tuo corpo succedono varie cose che poi come conseguenza hanno tantissimi effetti benefici, sia a livello proprio fisico, quindi cose che si possono vedere subito, ma anche a livello mentale. Tante cose, ad esempio io che ho provato personalmente, è proprio un benessere mentale, una vera chiarezza mentale di quello che voglio essere, quello che sono, dove voglio arrivare, quali sono i miei pensieri, proprio smettere di identificarmi con i miei pensieri, individuare quali sono i miei pensieri, quindi avere una vista un po' più dall'alto dei miei pensieri e poi una salute mentale generalmente più migliore e anche a livello energetico soprattutto va ad aiutare tantissimo, per poi non parlare delle 10.000 cose e benefici non visibili che si hanno. Praticamente la meditazione, ragazzi, senza che vado a spiegarvi tutto e anche tutti i benefici, ogni meditazione ha un tipo di beneficio e comunque ve le lascio tutte in descrizione se volete dargli un'occhiata, quindi per ognuna magari vi vedete quella che vi interessa di più, anche i benefici e tutto quello che dà, anche a livello scientifico. Alcune sono state studiate, anzi penso che tutte queste in realtà siano state studiate a livello scientifico, quindi sul sito trovate tutte le cose, non sono sponsorizzate per niente, sono solo cose che ho provato e mi sono piaciute tantissimo, tutte danno dei benefici pazzeschi, ma per lo più anche a livello di crescita interiore tutte aiutano molto, quindi a portarti un passo più avanti nella tua crescita interiore, quindi invece di cercare una soluzione all'esterno inizi piano piano a girarti verso l'interno. La meditazione, lo yoga o comunque questi tipi di esercizi non solo vengono fatte per i benefici, quindi per un obiettivo fisico o altro, ok, quella è una conseguenza, ma la parte migliore è proprio l'assumere consapevolezza, l'iniziare con chiarezza a vedere le cose come stanno e non con il filtro della propria mente, quindi prendere un po' di spazio tra le proprie accumulazioni, l'accumulazione mentale, quindi un'accumulazione di impressioni che abbiamo fin da quando siamo piccoli, il nostro ego che ci fa soffrire così tanto perché noi abbiamo un'intelligenza enorme essendo esseri umani, ma è la cosa che ci fa soffrire di più in assoluto. E anche se vedi persone che hanno di tutto nella vita, in realtà per colpa della loro mente le vedi soffrire in modo assurdo, e il proprio corpo, quindi un'accumulazione di cibo che noi prendiamo in prestito dal pianeta, da quando siamo piccoli così, piano piano diventiamo grandi così, e quindi iniziare a capire, a smettere di identificarsi con le cose sbagliate, iniziare a prendere consapevolezza invece della propria parte interiore e divina, come la vogliamo chiamare, l'anima, Dio o quello che volete, come volete chiamarlo. Quindi in realtà semplicemente anche solo se voi vi sedete e fate una meditazione guidata o vi mettete lì seduti e cercate di semplicemente
stare attenti, avere consapevolezza dei vostri pensieri, quindi come se li guardaste dall'alto, piano piano vale la stessa cosa, imparare a stare in silenzio vale la stessa cosa, semplicemente sedersi, chiudere gli occhi, stare in una posizione comoda, con la spina dorsale rivolta verso l'alto dritta, gambe incrociate ancora meglio, chiudere gli occhi, cercare di calmare il respiro, calmare il corpo, iniziare a guardare, a osservare quello che succede all'interno. Questo già può innescare uno stato meditativo. Però queste sono 5 meditazioni che io consiglio, che secondo me sono molto utili e danno dei benefici anche a livello fisico, quindi palpabili, molto velocemente, quindi sono cose che alle persone che non hanno mai fatto meditazione possono aiutarle ad entrare in meditazione più velocemente, possono dare dei benefici più veloci, quindi sono più motivate a farlo e a continuare a farlo, e in più possono anche veramente dare dei risultati pazzeschi a lungo termine. Non esistono meditazioni per principianti o per esperti, però esistono meditazioni meno complesse o più complesse, ma ognuna di queste porta allo stesso risultato. Nello yoga ci sono 118 metodi per arrivare allo stesso risultato, che è la liberazione, o comunque, anche se uno non vuole arrivare a questa liberazione, ma anche semplicemente i risultati e i benefici che vi ho detto prima, la consapevolezza, vivere una vita migliore, più profonda, più intensa, più vibrante, con più energia, più positività, meno depressione, meno ansia. Questa è una cosa bellissima. E creare proprio questo mondo di consapevolezza, io mi sento in responsabilità di fare tutto ciò, creare un mondo più consapevole, pieno di pace, amore, gioia e più libertà. Perché mi giro ogni tanto e vedo sempre persone con la loro mente attaccata qui, che continua questi pensieri, che anche se loro nel loro momento presente non succede niente, continuano a soffrire e star male per cose che neanche ci sono. E quindi penso che iniziare a fare meditazione sia un po' responsabilità sia per te ma anche per le persone che hai attorno, perché ovviamente se te stai bene, sei in pace e non soffri più, le persone attorno ovviamente iniziano a provare la stessa cosa. Se sei più presente nel momento, le persone attorno iniziano anche di loro a beneficiarne. Quindi se lo facesse anche solo l'1% della popolazione mondiale saremmo a cavallo. Tanti dei benefici tante delle cose croniche o malattie o cose orribili che abbiamo nel mondo, non dico che svanirebbero subito, però sarebbe sicuramente un'ottima soluzione e un passo in avanti. Scusatemi questa lunga intro, ma ci tenevo a parlare. Il primo metodo è il metodo Wim Hof. Wim Hof è questo signore olandese che ha battuto 26 Guinness World Record nel mondo della sopravvivenza quasi, quindi è riuscito a diventare un maestro della propria mente, del proprio corpo, e grazie a questo metodo di respirazioni che ha praticato, che ha messo insieme in questo suo metodo, che è fatto da respirazioni, esposizione al freddo e esercizi di yoga o comunque posizioni di mindset e altro, ha creato questo metodo con questi 3 pilastri chiamato il metodo Wim Hof. È diventato molto famoso ultimamente, soprattutto durante la pandemia. Siccome il metodo Wim Hof è abbastanza facile da praticare, ci sono anche le respirazioni guidate 10 minuti online da seguire, danno un effetto soprattutto anche sul sistema immunitario molto molto validi, e quindi durante la pandemia era qualcosa di molto utile. Rinforza il corpo in modo assurdo e si sente tantissimo subito l'effetto che a me è piaciuto tantissimo, lo faccio tuttora. Ho fatto il suo corso, faccio sia le docce fredde che tutto ciò che riguarda l'esposizione al freddo, e anche una volta a settimana mi tengo proprio una breathing routine, una routine di respirazioni in cui ho anche il metodo Wim Hof. Vi lascio il link in descrizione di questa mia routine se volete dargli un'occhiata. La seconda meditazione che consiglio è Isha Kriya. Isha è la fondazione che Sadhguru, la persona che secondo me è più valida al giorno d'oggi per parlare di yoga tradizionale, quindi di questo stile di vita per arrivare alla versione migliore di se stessi, per arrivare alla realizzazione, seguitissimo in India e persona anche molto importante sia nell'ambiente ma a livello politico, geopolitico, internazionale, veramente super conosciuto, a me piace tantissimo, dategli un'occhiata. Ha creato questa fondazione che poi ha creato dei corsi e comunque varie cose di yoga. La loro meditazione principale e gratuita, che trovate anche online da seguire, dura circa 15 minuti, si chiama Isha Kriya ed è già un Kriya Yoga. Il Kriya Yoga è un tipo di meditazione molto valido, un po' più profondo, che va proprio a lavorare sull'energia interiore per portarti a un livello di consapevolezza sempre più alto. Io cerco quindi sempre di inserire un tipo di Kriya Yoga ogni giorno nella mia routine che faccio, e già questo è un Kriya Yoga molto semplice, in 15 minuti si fa. Però ragazzi, fidatevi, io avevo fatto un mandala di 90 giorni, un periodo di 90 giorni in cui l'ho fatto per ogni giorno senza mai interruzione, ed mi ha veramente cambiato la vita. Ti aiuta proprio a creare questo distacco tra te, la tua mente e il tuo corpo, tra te e le tue accumulazioni, e quando hai questo distacco inizi veramente a stare proprio bene, a essere esuberante, a ridere, sorridere per ogni cosa, a smettere di perderti in cavolate o essere triste per qualsiasi cosa. Veramente diventi più consapevole, rispondi alle cose invece che essere compulsivo, ed è una cosa molto utile.
La terza cosa invece è un esercizio di Hatha Yoga, quindi yoga fisico, yoga di esercizio fisico, si chiama saluto al sole, si chiama Surya Namaskar, il saluto al sole, è una cosa che io faccio tutte le mattine per 21 colpi, esiste sia il Surya Namaskar che la variazione Surya Shakti che il Surya Kriya, anche il Surya Kriya può essere un Kriya, quindi un esercizio comunque Kriya che va a lavorare sulle energie interiori, quindi un lavoro un po' più profondo, però per il Surya Kriya bisogna avere un maestro, qualcuno che ti insegna a farlo per farlo nel modo migliore. Surya Shakti e Surya Namaskar invece sono un po' più semplici, si possono imparare anche con un maestro online o comunque anche guardando dei video online, io l'ho imparato online, sono un po' più grezze, rozze tra virgolette, però vanno un po' più a beneficiare a livello fisico, quindi è sia un esercizio fisico ma anche un esercizio proprio di energia. Se voi dopo Surya Namaskar, che è proprio l'accogliere il divino e la potenza, l'energia, il calore del sole, dell'energia del sole dentro di sé, questo proprio saluto al sole che andrebbe fatto diciamo la mattina prima o durante l'alba per vari motivi, va proprio a scaldarti, senti questa specie di energia che poi ti pervade per tutto il giorno, ti rinforza il sistema immunitario, ti dà vitalità, tutte le parti bloccate, fredde o rigide nel corpo iniziano a sciogliersi, dà proprio questo calore di vita all'interno del corpo che aiuta tantissimo. E se volete meditare dopo, finito il Surya Namaskar, vi sedete semplicemente in Ardha Siddhasana, quindi con le gambe incrociate in un certo modo, o semplicemente gambe incrociate, e vi rilassate, potete anche fare una meditazione di 4-5 minuti e questo vi aiuta tantissimo. La quarta è il Kapalbhati Kriya. Tutte queste qua io comunque le tengo nella mia routine di yoga, tra le varie cose che faccio, ce ne sono anche altre, ma queste sono le 4 secondo me più facili e migliori. Questa è quella un po' più veloce, nel momento in cui non avete troppo tempo, io faccio questa o Simha Kriya. Simha Kriya è un altro tipo di Kriya Yoga, sempre di Isha, per le difese immunitarie, vi lascio anche quello in descrizione se volete dargli un'occhiata, durante il Covid era molto utile, però quello che io invece tendo a fare quasi tutti i giorni è Kapalbhati Kriya. Kapalbhati, c'era questo signore che avevo visto in un video di Sadhguru che è un miliardario indiano pazzesco, Baba Ramdev, molto conosciuto là, e lui è proprio uno yogi, è una persona molto spirituale, non possiede in realtà niente, però ha creato un impero sotto di sé, è una persona pazzesca e lui spiega sempre anche le cose tradizionali dell'India, cerca di mantenere nei suoi business, nelle sue attività, nel suo modo di essere, le tradizioni veramente dell'India. L'India è la patria del mondo spirituale come lo conosciamo noi oggi, tutte quasi le cose spirituali derivano dall'India, è un po' la fonte di quella parte spirituale, mentre noi eravamo occupati a farci le guerre in Occidente, loro erano invece occupati a esplorare un po' il potenziale umano. E Kapalbhati idem lo potete trovare online come tutorial, non è troppo facile da fare, soprattutto si trova il Kapalbhati normale, il Kapalbhati Kriya è un po' più difficile da trovare, però quando lo trovate vi lascio un link in descrizione, è molto utile, si fa in 5-10 minuti, è un esercizio sempre di Kriya Yoga che va a lavorare sulle parti interiori, ci sono vari tipi, questo è quello che va proprio a purificare l'intero corpo, l'intero organismo e anche la propria parte energetica, e la traduzione è proprio quella di un cranio lucido, uno scheletro lucido, perché questa cosa fa innalzare in continuazione, questo movimento è un movimento veloce di pancia dal ventre verso l'alto, e quindi è come se vi facesse proprio alzare le energie verso l'alto, e questo flusso fa anche diventare la faccia più lucida, più bella. Dicono che oltre ai vari benefici, tra cui anche la digestione, varie cose, faccia anche diventare più belli. E l'ultimo che consiglio ovviamente è il Shambhavi Mahamudra Kriya, anche questo è un tipo di Kriya Yoga, questo invece è più complesso, non può essere insegnato da soli, bisogna avere, è un'iniziazione, quindi è qualcosa che va iniziato da un guru, lo fa Sadhguru dopo il suo percorso di inner engineering, quindi di ingegneria interiore in cui c'è tutta la parte mentale di yoga, dopo può insegnare la parte pratica su come stare bene, su come mettersi nella condizione migliore di essere preparati alla vita, parte teorica, e poi c'è la parte pratica è questo sadhana, questo esercizio che si chiama Shambhavi Mahamudra Kriya. E io ragazzi, anche se vi va a costare magari 50-100 euro il corso, io ve lo linko in descrizione perché è qualcosa che a me ha cambiato la vita, non è assolutamente sponsorizzato, affiliato né niente, ma veramente lo consiglio a tutti. C'è anche il libro se volete leggerlo, ma non vi insegna il Kriya, invece il corso online insegna prima la parte teorica e dopo c'è la completion, la parte che se si vuole si può imparare, ed è la parte pratica. Io consiglio di provare questi 4, soprattutto Isha Kriya
prima durante il vostro percorso, magari anche mentre fate la parte pratica di Shambhavi, quindi di Inner Engineering, e dopo, quando siete pronti, passate a Shambhavi e fate il corso di Completion di Inner Engineering. Questo è quello che ho fatto io. Adesso io ho tutta la mia routine piena di altre cose, ho anche altri esercizi di Hatha Yoga, Anga Mardana, varie cose, ma questi sono 5 che mi hanno aiutato tantissimo, soprattutto i Shakriya e Wim Hof Method li tengo sempre, li tengo tutti sempre, ma i Shakriya è quello con cui ho iniziato e mi è piaciuto veramente tanto. C'è anche un libro comunque per aiutarvi con la meditazione che a me è piaciuto molto, che è di Eckhart Tolle, si chiama Il potere di adesso, quello vi aiuta proprio anche a capire il momento presente, a rimanere nel momento presente, capire la differenza tra mente, corpo e consapevolezza, coscienza, eccetera. Ed ecco qua ragazzi, scusatemi il video è lunghissimo, ma ci tenevo a definire un po' tutte queste cose. Non vi ho fatto vedere le meditazioni nel modo migliore, però vi lascio in descrizione i link se volete dargli un'occhiata, anche perché se ve lo facessi vedere qua poi sembrerebbe, ecco, lo stai insegnando, lo insegni nel modo sbagliato, eccetera. No, io vi ho solo parlato di quelle che secondo me sono le migliori, andatevele a vedere. Iscrivetevi al canale, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! E lasciatemi nei commenti quale avete già provato e qual è la vostro tipo di meditazione preferita, se già fate meditazione. Un mi piace e ci vediamo. Ciao ragazzi!